Ciao ragazzi, che fate? Ci stiamo organizzando per andare al parco oggi pomeriggio. C'è un concerto. Vieni anche tu? Certo che ci vengo. Io non ci posso venire. Mia mamma mi ha detto di tornare a casa a fare i compiti. Devi venirci. Il gruppo musicale Lullapop farà un concerto. Ci devo venire. Devo inventarmi qualcosa. Potrei chiamare mia madre e dire che studierò tutto il pomeriggio in biblioteca. Buona idea. Pronto, mamma? Sì, cara, dimmi. Oggi pomeriggio non torno a casa, andrò a studiare in biblioteca. Non ci vai mai, che strano. Beh, sì, mi ha invitato Luca, ci vado con lui. Chi vi ci porta? Il papà di Luca. Va bene, e poi chi ti accompagna a casa? Mi ci porta sempre il papà di Luca. Ok, ma non fare tardi. Certo. Ragazzi, allora organizziamoci per andare al parco. Ci possiamo andare tutti insieme in autobus. No, ragazze, vi ci porto io in macchina. Ma hai solo 4 posti. E Luca? Torno a prenderlo. Ce lo porto dopo. Non fare tardi. Certo, adesso andiamo. Che bel concerto. I Lullapop sono bravissimi. Hai visto che hai fatto bene a venire? Certo. Giovanni, quando vai a prendere Luca? Adesso ci vado. Voi come tornate a casa dopo il concerto? Io ci torno a piedi, abito qui vicino. Io non so. Io non ti ci posso portare perché vado via prima. Va bene, prenderò un autobus. Mamma! Non dovevi essere in biblioteca? Ho parlato con il padre di Luca e mi ha detto che lui era al parco, quindi ho pensato che anche tu eri qui. Infatti. Scusa, ma volevo proprio vedere il concerto dei Lullapop. I Lullapop? Ma io li adoro! Ragazzi, penso proprio che tornerò a casa con mia mamma. We often use the particle C. to not repeat a place we have already talked about. We call it. C locativo. It is used with stative or motion verbs. C. Is an adverb
that replaces a name that has already been mentioned in a conversation. This particle is often used to avoid repetition and to make the conversation flow more easily, replacing a place. For example, Vai al cinema? Sì, ci vado. in this sentence the particle Ci. replaces cinema. If we say, Vai al cinema? Sì, vado al cinema. it would represent an unusual and unnecessarily redundant way of responding. Noi andiamo al parco. Ci vengo anch'io. Sei mai stato in Toscana? No, non ci sono mai stato. As you can see from the previous examples, the particle Ci. is used in most cases before the verb. But there are exceptions. Vai alla festa di Maria stasera? Sì, pensavo di andarci verso le 10. In this case, since the verb is in the infinitive form, we place the particle after the verb, attaching it to it. What happens with modal verbs? In this case we have two possibilities, as we can choose to place Ci. in front of the modal verb, or directly at the end of the verb in the infinitive form. Luca è andato al mare. Ci voglio andare anche io. Luca è andato al mare. Voglio andarci anche io. The particle can be combined with direct pronouns. In these cases it has different behaviors. With the direct pronouns, Mi, ti, vi. the particle follows the pronoun and remains unchanged. Chi ti porta a casa? Mi ci porta lo zio. Se vuoi ti ci posso portare io, ho il motorino. Chi ci porta a scuola? Vi ci portiamo noi. With Lo, la, li, le. the particle precedes the pronoun and changes to te. Chi mette il libro sullo scaffale? Ce lo metto io. Non sopporto i piccioni sotto il tetto, ce li trovo sempre. Note that it is not used with the first person plural pronoun. Ci. If this video was useful to you, don't forget to subscribe to the channel so you don't miss the next lessons.